Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine e le energie predestinate per la prima metà di luglio 2026. Abbiamo la carta della giustizia, amici della Vergine. Può essere un momento di riequilibrio, un momento anche di regolarizzazione. Di solito è una carta che ci parla di contratti, accordi, di anche tecnicamente di qualche cosa che potrebbe essere lasciato indietro. La giustizia ha la spada e con la spada taglia quello che non serve più. Però andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail oppure sotto nella descrizione del video trovate il numero di telefono, link alla pagina web, link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati e poi ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e al videocorso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Partiamo con un 9 di bastoni, abbiamo un 8 di coppe, abbiamo un 9 di spade, abbiamo la carta dell'appeso, l'eremita, cavaliere di pentacoli. Questa la voglio guardare, era un 2 di coppe, ragazzi. Abbiamo un re di bastoni, e la carta del mondo. Molto bene. Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il messaggio generale più importante del periodo. Potrebbero anche esserci come dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere settore per settore, quindi lavoro, denaro, amore, eccetera. Allora, partiamo da questo 9 di bastoni che è una carta di difesa, ragazzi, è una carta di qualcuno che sta mettendo delle barriere. Qui abbiamo un 2 di bastoni, un cavaliere di pentacoli e la temperanza. Quindi sento come tanta prudenza all'inizio del periodo. Se non avete nessuno in testa, questo cavaliere di pentacoli potrebbe essere una persona nuova che andrete a conoscere o comunque c'è una persona che potrebbe ronzarvi intorno all'inizio del periodo. Adesso vediamo se è una questione lavorativa, romantica, familiare o che. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Abbiamo un cavaliere di spade e una carta che è letteralmente volata e che recupero e un papa. È come se qualcuno di voi si stesse dirigendo verso qualche cosa di eh, ufficiale, mi viene da dire, perché avete sia il Papa che la giustizia. Quindi potrebbero esserci delle questioni burocratiche da dover sistemare o è come se in questa proposta che vi fanno voi voleste le cose fatte in un certo modo, a regola d'arte, mi viene da dire. Andiamo a vedere il 9 di spade. 6 di spade e 7 di coppe. C'è una certa preoccupazione per il futuro, secondo me.
Beh, non è detto. Per qualcuno è per il futuro e per qualcuno potrebbe essere qualche preoccupazione legato a temi del passato dai quali state cercando comunque di allontanarvi. Cioè probabilmente questo 9 di bastoni è un mezzo di difesa dai problemi del 6 di spade. Andiamo a vedere l'appeso perché qui qualche cosa si sblocca. Se all'inizio del periodo tra la temperanza e il cavaliere di pentacoli era tutto un po' lento, con questo appeso secondo me le cose si sbloccano un pochettino. Si tratta con questa regina di spade di mettere le cose in chiaro, di stabilire anche delle regole, mi verrebbe da dire, per trovare un equilibrio, per trovare una serenità, una pace, una tranquillità. Andiamo a vedere l'eremita. Abbiamo la forza e il 5 di pentacoli. Con questo eremita io sento che c'è come la volontà di fare un riesame. Ho la sensazione che ci sia il 5 di pentacoli, lo sento collegato a questo 3 di spade. C'è come una questione nel prossimo periodo dove dovrete in qualche modo, secondo me, sacrificare una parte della vostra libertà per ottenere quello che volete, che potrebbero essere proprio questi... Potrebbe essere da un lato l'allontanarsi dei problemi e quindi avere come questa forza dove dice no, basta, non è più una mia responsabilità questo problema, lascio alla persona interessata che se lo risolva, ipotesi. Potrebbero essere delle questioni legate ad una casa per qualcuno. Andiamo a vedere il Cavaliere di Pentacoli. Abbiamo un 9 di spade nuovamente, un 4 di spade e un Re di coppe. C'è qualcosa che vi preoccupa, ragazzi? Non so, perché qui il Cavaliere di Pentacoli ce l'avete due volte, quindi non so se siete voi a prestare aiuto o se è qualcuno che potrebbe effettivamente prestarvi aiuto in questo periodo. Io ho come la sensazione che potrebbe essere qualcun altro a venirvi incontro, eh? L'aiuto può essere monetario, pratico, magari vi aiutano a livello intellettuale con delle idee. Andiamo a vedere il Re di Bastoni. Due di Pentacoli. 5 di bastoni e asso di spade. Sento che in qualche modo siete come disposti a intervenire, ma senza fare troppe chiacchiere. Probabilmente siete voi che andrete in aiuto di qualcuno. Non lo so, può essere effettivamente le due cose, o qualcuno che viene in aiuto a voi o voi che andrete in aiuto a qualcuno. Se fosse la seconda potrebbe essere un familiare, un parente, un amico, un'amica, un collega. Secondo me è qualcuno che più o meno ha la vostra stessa età. Cavaliere di coppe per il mondo e asso di pentacoli. Allora, c'è un nuovo inizio alla fine del periodo con questo asso di pentacoli, c'è una nuova offerta, c'è il mondo e l'asso, quindi è come se il periodo che avete appena superato stesse giungendo alla fine per dare il passo ad un nuovo periodo, a qualche cosa di nuovo, a una nuova strada, a una nuova relazione anche per qualcuno, ragazzi. È come
se all'inizio ci fosse un aiuto un po' più pratico, un po' più concreto e dopo la cosa si trasformasse in qualcosa di diverso, di più elevato, mi verrebbe quasi da dire. Tenete presente che avete la giustizia, se qui avete dovuto rinunciare a qualcosa, secondo me con queste carte finali potrebbero effettivamente, diciamo, restituirvi quello che vi hanno tolto. Ok, ragazzi, cioè sento che, soprattutto con questo gruppo di carte, è come se foste disposti a spiegare delle cose, a spiegare le motivazioni, a conversare, a far capire il vostro punto di vista, però non siete disposti a cambiare il vostro punto di vista. E qui qualcuno, secondo me, dovrà tipo accettare un pochettino quello che viene offerto. Vi dico, tecnicamente con il Cavaliere di Coppa alla fine potreste essere anche voi a ricevere questa offerta, invece che a fare un'offerta. Andiamo a vedere settore per settore. Allora, partiamo dal lavoro e da chi è disoccupato. Allora, c'è un asso di pentacoli alla fine del periodo, c'è comunque la carta della giustizia. Secondo me ci sono delle probabilità che possiate iniziare qualche cosa. Potrebbe essere all'estero, facilmente in qualche lavoro, in qualche settore turistico. Vi dico così perché avete il mondo, parla di viaggi, di viaggi anche di lunga distanza, quindi lo sento un po' come clima vacanziero. Potrebbe essere un lavoro, beh, considerata la giustizia e il Papa, vi dirò che potrebbe anche essere un lavoro di una certa continuità. Probabilmente non è un lavoro, del quale siete esperti, potrebbe essere un qualche cosa dove dovete imparare delle cose, però effettivamente c'è come questo nuovo inizio. Considerate che molte aziende non assumono adesso perché è periodo di ferie. Questo Papa potrei sentirlo come un pre-contratto per un contratto futuro, ok? Per le persone che sono occupate, io sento come se aveste voglia di spostarvi. Cioè, ho la sensazione che non siate pienamente soddisfatti del posto dove siete, potrebbe essere di quello che fate, potrebbe essere dello stipendio che state prendendo, insomma c'è qualche cosa che non vi soddisfa. Sento con queste carte che farete valere le vostre ragioni. E vi dirò che vedendo queste carte alla fine può essere, non so se vi danno un aumento di stipendio, però di sicuro un premio, un soldo in più, secondo me arriva, qualche tipo di riconoscimento. Per qualcuno potrebbe anche essere una promozione, effettivamente. Sì, anche l'aumento di stipendio potrei vederci, perché comunque abbiamo la giustizia che sono contratti duraturi. Però in linea di massima con questo asso di pentacoli potrebbe essere solo come un premio in più, un soldo che arriva una tantum, ok? Per quello che riguarda le persone che sono autonome, allora io sento che potrebbe esserci area di collaborazione o comunque ci sono come delle nuove idee che potrebbero arrivare. Io credo che siate in una fase, anche con questo, guardate, 9 di bastoni, 5 di pentacoli sono proprio in linea. Credo che sia una fase dove siete stanchi. Avete anche la temperanza, qui avete bisogno come di riposare, di riprendervi, di valutare bene quali potrebbero essere le strade future per fare uscire la vostra azienda, la vostra ditta da questo momento d'impasse, perché sento come se ci fosse
un po' un momento di ristagno, se vogliamo, a livello aziendale e fondamentalmente vi dicono di iniziare qualche nuovo servizio, di iniziare a vendere qualche nuovo prodotto, ehm, anche all'estero secondo me, o comunque in zone non abituali, diverse dal solito, diciamo così. Però io vedo, perché alla fine non posso far finta di non vedere questo asso di pentacoli e il mondo. C'è un grande risultato, secondo me, che arriva, amici della Vergine. Può essere per qualcuno un periodo che si conclude e qualche cosa di nuovo che si apre. Potrebbero essere collaborazioni, o comunque qualcuno che magari vi dà un'idea, qualcuno che offre la propria prestazione, offre il proprio aiuto, il proprio tempo. La vedo positiva comunque. C'è da spostarsi per voi. Per quello che riguarda la parte del denaro, allora in realtà il denaro non va poi così male, anzi con questo asso di denari alla fine del periodo potrebbero arrivare dei soldi in più, come vi dicevo, potrebbe essere un'offerta di un aumento di stipendio, un'offerta di collaborazione. Potrebbe essere che voi prestiate aiuto a qualcuno e che questo aiuto vi venga riconosciuto monetariamente. Diciamo che non è un periodo per spendere all'impazzata, ecco. Più che altro sento che sarebbe un buon periodo per risparmiare o per iniziare qualche forma di investimento nuova. Quello sì. Se per caso ci sono questioni ereditarie, di spartizioni di denaro, qualche risarcimento, questioni legali che si devono risolvere, sento che con la carta della giustizia si potrebbero risolvere a vostro favore e anche il compenso economico che state aspettando sarà equilibrato. Per quello che riguarda i progetti, allora, se si tratta di ehm, progetti legati ad una casa, devo dire che se state aspettando per esempio le firme dei geometri o quelle cose lì, con la carta della giustizia potrebbero arrivare finalmente le firme che state aspettando, diciamo che le cose potrebbero iniziare a smuoversi. Se sono progetti di altro tipo, credo che con questa carta della giustizia si debba come tagliare quello che non serve più, ok? Qui abbiamo un 6 di spade, probabilmente ci sono dei pensieri, c'è un 9 di spade qui, un 9 qui. Credo che qualcuno di voi stia cercando di uscire da una situazione un po' stagnante e stia cercando di capire che cosa tagliare di questo progetto che non serve più e che cosa magari implementare, che cosa aggiungere. Sento che qualche cosa alla fine del mese, scusate, alla fine del periodo di questi 15-20 giorni lo aggiungerete. Parliamo di relazioni. Allora, per quello che riguarda la famiglia, e dunque, parliamo di famiglia di anime, quindi sia la famiglia di sangue che gli amici, i colleghi, insomma, le persone che vi ronzano intorno abitualmente. Ehm, Non è un periodo malvagio, anzi, devo dire che soprattutto se avete avuto come delle discussioni o delle divergenze, è un periodo dove si va pian pianino ehm, appianando queste divergenze. Mi sento un po' come l'eremite, dovete fare un po' di testa vostra, secondo me, anche a livello familiare. Parliamo adesso di relazioni romantiche. Allora, se siete single ragazzi, con questo bellissimo cavaliere di pentacoli all'inizio della lettura, devo dire che potrebbe arrivare effettivamente una o due persone, perché abbiamo anche un cavaliere di spade. Allora, la sensazione che ho è che potrebbe essere una persona che si avvicina molto
molto lentamente, tanto lentamente da farvi un po' scappare, probabilmente. Cioè, non lo so, partendo con questo 9 di bastoni, voi siete abbastanza sulla difensiva. State pensando al futuro, state pensando a cosa voler fare della vostra vita. Improvvisamente arriva questo cavaliere di pentacoli che è molto lento. Sì, devo dire che potrebbe destare la vostra attenzione, ma è come se non avesse abbastanza piglio. È come se non fosse abbastanza intraprendente. Sento che qualcuno di voi potrebbe non calcolare molto questa persona, farsi letteralmente i fatti propri, anzi tendenzialmente sento come se vi allontanaste da questa persona, ma vi dico che questa persona non molla, non molla ed effettivamente potrebbe nascere qualcosa di concreto tra voi e questo personaggio, diciamo in questi 15-20 giorni. Qualcosa di concreto potrebbe essere mi piaci, tu forse non tanto, non lo so, io sono impegnato nella mia vita, vediamo come va, questi sono i miei non condizionabili, ok, proviamo e iniziamo questo nuovo capitolo di questa relazione, iniziamolo in modo serio, con questo cavaliere di coppe, vi dico che qualcuno potrebbe proprio sentire discorsi del tipo voglio una relazione seria, voglio una relazione nel rispetto, voglio potermi fidare di qualcuno, quelle belle parole che si sentono e che hanno un certo spessore. Per quello che riguarda invece le persone che sono in coppia, allora io sento che qualcuno sta un po' pestando i piedi tra di voi, adesso dipende sempre da quanto tempo è che siete in una relazione, però se è un po' che vi frequentate, qualcuno di voi potrebbe cominciare a pestare i piedi per andare a vivere insieme o per sposarsi. È un argomento un po' delicatino, anche perché potrebbero esserci delle questioni legate ad una casa, dove andiamo ad abitare. Uno dei due probabilmente potrebbe anche doversi spostare dal suo posto di lavoro, diciamo, andando a vivere con questa persona. Ci sono come delle cose da valutare, effettivamente, ci sono dei sacrifici da parte di entrambe da dover fare. Uno dei due, se dovesse andare a vivere insieme, uno dei due è come se si allontanasse dal lavoro o se si allontanasse magari dalla famiglia, dalla zona abituale, mettiamola così, no? Ehm, Mentre secondo me l'altra persona è come se avesse, dovesse sacrificare qualcuno dei propri spazi personali, cioè uno dei due, per esempio, si deve trasferire, non lo so, uno abita a Torino, l'altro abita a Padova, è trasferito a Milano per dire, no? Metà strada. Uno dei due si allontana di più dal lavoro, l'altro rinuncia alla pace e alla tranquillità, sento, alla serenità, al suono degli uccellini, alla vita sociale anche un po'. Cioè, non lo so, uno sacrifica, se vogliamo, la parte logistica e l'altra la parte della tranquillità. Però è come se fosse un passaggio necessario per iniziare questo nuovo capitolo in due, perché qui comunque abbiamo un asso di pentacoli, c'è un nuovo capitolo che comincia. Se parliamo di relazioni clandestine, indefinite, senza etichetta o strane, allora qui ci potrebbero essere delle problematiche per vedersi. E la giustizia sento che come una specie di accordo in questo caso potreste dovervi spostare non di poco da dove siete, però anche per voi c'è un asso di pentacoli e un cavaliere di coppe. Io sento che le cose potrebbero prendere un'altra piega, cioè come un nuovo inizio più concreto se vogliamo. La cosa che sento importante è che qui voi non vi stancherete a spiegare il perché e il per come delle cose, il vostro punto di vista, perché quella roba lì per voi è importante, via dicendo, ma non cederete.
Questo lo sento proprio forte. Fatemi sapere come vi risuona, ragazzi, e tenete presente che a luglio inizierò, cioè metterò in promozione la lettura semestrale. Però per voi che siete arrivati fino a questo punto della lettura, sappiate che è già attiva la promozione. Quindi mi potete scrivere una mail piuttosto che un messaggio WhatsApp e mi scrivete promozione lettura semestrale, ok? Io poi vi mando tutte le informazioni necessarie. Allora, abbiamo un 4 di spade che avete già qui, rimandare e consapevolezza. È come se vi dicessero che finché non avete le idee chiare, ok? Rimandate qualsiasi tipo di scelta, soprattutto se c'è qualcuno che qua sta insistendo per farvi fare un certo passo, per farvi allontanare da dove siete, per proiettarvi nel futuro. Andiamo a vedere un koan. Ah, tra l'altro sono anche, stanno uscendo le letture del secondo semestre 2026, le trovate nella playlist dell'oroscopo annuale stagionale. Grande comprensione giunge con grande amore, perché una volta che si apre il cuore, ragazzi, e qui avete effettivamente la carta della forza, si riesce a provare compassione. La compassione è provare la passione con qualcuno, condividere la stessa passione, che può essere bella o brutta, può essere una passione felice, una passione dolorosa. Però una volta che io ho la compassione riesco a comprendere, ok? E poi abbiamo un'erbaccia è un tesoro e un tesoro è un'erbaccia. Questa frase a me fa sempre venire in mente un po' la fisica quantistica, che dice che la realtà cambia in base all'osservatore, che è un po' quello, no? Se io ho, cioè una cosa che può essere, come vi posso dire, uno scarto per qualcuno, può essere un tesoro per qualcun altro, quindi dipende sempre da chi guarda. Amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail oppure potete abbonarvi al canale. Anche nella sezione degli abbonamenti tratto le credenze limitanti, esattamente come nelle sessioni personali, però in quella parte la formazione è molto 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 più ampia. Ci sono temi di metafisica, di metamedicina, si parla di kundalini, di alto-basso astrale, di come risvegliare il terzo occhio, di come si vede nell'etere, si parla di protezione del campo energetico. Insomma, è un po' tutto quello che io ho studiato e sto continuando a studiare in tanti anni, decenni in realtà, di formazione personale e professionale e che io sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 ma sono numerate dall'1 al 4 perché una si sdoppia in due, una è 3A e 3B perché vanno viste di pari passo. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!